Eccoci qua, benvenuti Eccoci. al secondo episodio del Nights Podcast in italiano, ovviamente, e questo è il terzo che lanciamo. E nulla, oggi con noi abbiamo qui Dario Mazza, che è l'e-commerce manager Buongiorno. del brand Fracomina. E Dario, innanzitutto dai, come stai? Raccontami un po'. Tutto bene, tutto bene. Siamo molto motivati quest'anno e abbiamo iniziato molto, molto bene e relativamente positivi, molto positivi, carichi e sempre motivati. Dai, questo è l'entusiasmo giusto, no, anche perché Sì, quest'anno l'anno, diciamo, dove bisogna consolidare e fare bene le cose sì, che, anche perché diciamo, veniamo da 2 anni, diciamo, un po' particolari, quindi esatto. quest'anno fortunatamente anche con, almeno qui in Italia, il rilascio, all'aperto delle mascherine, quindi anche questo, questa voglia di vivere delle persone comunque si sente, c'è molta voglia, molta voglia di normalità, quindi va bene così. E Era finalmente. ora. Sì. Era ora, quindi dai, speriamo che, ecco, sia veramente tutto un capitolo passato. Nulla, dai, allora, per creare un po' di contesto così che, Vai, dopo passo a farti le domande e lascio a vai. te la parola. Comunque, ecco, Dario, come vi ho già accennato, è, l'e-commerce manager del brand Fracomina, okay? Esatto, Gestisce quindi tutta quella che è la parte, dimmi poi se sbaglio, che riguarda l'online, ok? Quindi sia dalla parte di gestione del sito, comunque esatto. anche tutte le altre tematiche digitali e di tecnologia dell'azienda, ok? Non magari precisamente nella parte IT, dove appunto ti fai supportare, comunque ecco, hai il controllo, diciamo, e la responsabilità di tutte queste parti qui. Quindi Esatto. ti faccio una domanda così che puoi già iniziare a raccontare un po' di più Sì, la tua routine. Ecco, qual è, diciamo, il day by esattamente. day di Dario dentro Fracomina? Allora, noi faccio piccola premessa, ho ripreso il progetto qui, nel giugno 2020, ereditato, da una gestione passata di una società esterna. Dopodiché, ho iniziato ad impostare un po' tutto il progetto, che poi ti spiegherò poi nei dettagli. La routine quotidiana semplicemente viene svolta in varie fasi. Abbiamo delle routine che sono quelle lì, proprio le milestone, quelle là che devono, appena uno si siede, deve un attimo consultare. Infatti in ufficio ho preso una lavagnetta dove ho scritto Mail. le routine, le routine per le colleghe del customer, le colleghe che si occupano dell'evasione degli ordini e diciamo le mie. Solitamente la routine quotidiana che svolgo io, almeno i punti più salienti, poi lascia che ci sono poi tutti Certo, poi dopo la gli routine cambia, imprevisti no, o perché esatto, magari esatto, gli esatto. imprevisti gli imprevisti della giornata, quindi solitamente, poi ovviamente lavorando nell'online s sei sempre on air, quindi non è che io dalle 9 inizio a lavorare, cioè è sempre un continuo, quindi anche magari, la sera do uno sguardo, controllo gli ordini. Quindi la mattina principalmente mi assicuro che tutti gli ordini del giorno precedente siano entrati correttamente nel gestionale e non ci siano problematiche di vario genere, quali possono essere sincronizzazioni di giacenze, ritardi magari su delle consegne, errori di importazione di ordini per articoli magari non presenti e tante altre, attività di cui anche ovviamente le mail, oltre che poi alle colleghe che poi si occupano, diciamo, del customer, della post vendita, loro hanno altre routine quali la priorità alle mail, perché sono quelle là che magari hanno inviato il giorno precedente. In più ci sono in pending le chat, perché noi abbiamo sia il canale WhatsApp che è una chat diretta sul sito, perché il comportamento appunto delle persone differisce da persona a persona, quindi Certo. dobbiamo creare una sorta di omnicanalità su qualsiasi network, quindi non dobbiamo escludere nessuno. In più ci assicuriamo che tutti gli ordini che sono stati evasi il giorno precedente siano, tracciati, quindi che tutti i clienti ricevono correttamente le mail di conferma spedizione e ovviamente,
problematiche, diciamo, di vario genere. Poi man mano, da lì poi inizia la seconda giornata, quindi tutte le nuove chiamate, nuovi ordini e nuove attività che facciamo poi quotidianamente. Beh, devo Oltre dire ad una giornata. analizzare ovviamente i dati anche un po' statistici, però quelli solitamente li faccio solo per gli ordini e per cioè giornaliерmente solo per gli ordini e per capire che tipo di venduto o di prodotto è stato fatto il giorno precedente, cioè sono usciti il giorno precedente. Le La fai statistiche giornalmente questa solitamente cosa? solo di queste due attività. Okay. Le statistiche invece, quelle lì di metriche più complesse, analizzazione, cioè analisi dei dati, analisi comportamentale, tutte queste cose qua, solitamente le faccio con i dati un po' più asciutti o a cadenza, diciamo, mensile o ogni 2 settimane. Okay, okay. Poi dopo Quindi magari ci ritorniamo su questo punto qui del sì, esatto, diciamo, esatto. di alcuni punti, perché prima vorrei farti una domanda che, hai detto prima, no, che sei ritornato in Fracomina, dopo un paio di anni, e vorrei chiederti, ecco, che cosa ti ha spinto, che cosa ti ha motivato a ritornare nella moda, ecco. Sì, allora faccio un passo indietro. Io, da qualche anno che ormai ho raggiunto i 20 anni di attività all'interno del settore, diciamo, dell'abbigliamento, e nel 2013, e 10 anni a questa parte, avevo anche una società di sviluppo software, quindi avevo un'attività che si occupava di sviluppo software. Principalmente mi integravo la parte di, cioè curavamo la parte di integrazioni di gestionali con piattaforme e-commerce. Quindi io nasco principalmente come grafico pubblicitario, quindi un po' legato al marketing, e ovviamente con questa attività che portavo avanti mi ha dato modo di, anche per le mie curiosità proprio del settore e della programmazione, anche se sono un programmatore mancato, e quindi mi ha portato ad avere queste, diciamo, a raccogliere conoscenze per quanto riguarda tutto il mondo digital. Quindi da quello che era, diciamo, una passione è diventata una professione. 2013 entrai in Fracomina e iniziammo praticamente a strutturare l'e-commerce all'epoca con Magento. Okay. Successivamente poi, la vita poi ti porta a prendere delle scelte imprevedibili, pertanto poi, sono uscito e devo dire che, grazie, al karma o a qualche altro tipo di, come si dice, di allineamento astrale, Percorso diciamo, esatto, esatto, si è chiuso il cerchio e esatto, esatto. E quindi, il gruppo e la proprietà mi hanno proposto di rientrare, a maggio 2020 e quindi eccomi qua. Quindi, sono molto contento di essere ritornato, contento che la società e che il gruppo mi dà comunque fiducia sul progetto. I risultati si stanno vedendo, quindi perfetto, perfetto. Quindi continuiamo su questa strada qui, che è l'importante. esatto. Ehm, Ti chiedo un'altra cosa, Dario, che riguarda appunto proprio, diciamo, ecco, l'e-commerce è un canale, come tutti i canali, dei Esatto, vendita, e diciamo punto. Non è che abbiam è detto una roba. è un retail, stiamo sul retail digital ma Esatto. retail. È un negozio che però non è in via tal dei tali, ma è in via.com o Esatto, via.it, a seconda del esattamente, dominio che hai, no? esattamente. Quindi ecco, parlando proprio di, e-commerce, la cosa difficile secondo me è che ovviamente se tu hai un negozio in un, non so, magari in una via del centro, piuttosto che magari in un centro commerciale, hai comunque un traffico che ti passa davanti, un traffico di persone, turisti Esattamente, o locali o esattamente, gente che va a fare shopping, al centro commerciale. Online invece no, cioè te devi atterrare su quel sito, no, per esattamente. poter avere l'opportunità di vendere ai clienti a cui piace il tuo merch. Quindi ecco, vorrei sapere da te qual è, diciamo, la strategia, la migliore strategia che hai avuto modo di sperimentare o di mettere in campo per portare
pubblico interessato al brand Falcomina a comprare online. Ok. Faccio sempre un passo indietro, mi ricollego a quello che appunto hai detto tu, non è una via, ma è una via.com. Penso, e parere mio personale, che paradossalmente è più facile vendere in un negozio fisico e non vendere online. Aprire un negozio fisico in una strada significa aprire un sito web.com o diciamo, avere un dominio dedicato. Aprire un negozio in un centro commerciale significa aprire un profilo seller sul marketplace. Esatto. Quindi avere un sito diretto significa farsi conoscere, avere un profilo seller significa andare in un posto dove ci sono persone che già ci camminano dentro, quindi Profilo già seller ti dici conoscono. marketplace, quindi. Un marketplace, Ok. esatto. Anche lì le dinamiche sono Zalando. diverse. Nel marketplace gli ordini che arrivano, cioè la percentuale dell'ordine la paghi solo se l'ordine entra, perché le persone già ci circolano dentro. Il sito diretto invece deve prima Paghi portare anche. persone in anticipo, quindi attività shop oriented, non di consideration o di branding, quelle le lasciamo all'ufficio marketing. Io parlo di attività proprio prettamente shop oriented, quindi dall'alto funnel fino alla conversione. Questo significa anticipare comunque del budget, veicolare le persone affinché scendano nel funnel e convertirle. Sono tutti ovviamente budget che in anticipo vengono erogati per poi incidere sul costo sull'ordine. Le attività che solitamente mettiamo in atto, soprattutto le prime quando sono rientrato, è stato ovviamente quella lì di conoscere il profilo dell'utente o del nostro cliente. Okay. Però a volte il profilo dei clienti non è uguale al profilo dei clienti che magari possono entrare in un Comprare in negozio retail, nostro dici? fisico. Esatto. Perché online il comportamento è totalmente diverso. Magari Però se questo come lo fai a l'azienda... scoprire? Scusami se ti interrompo. Come fai a Sì, scoprire, ecco, a differenziare? Okay, so che il retail profila questo, ha esatto. certi comportamenti, online come faccio a capirlo? Online invece noi abbiamo un report di analytics dove in linea sommaria ci fa un profilo di età, di geografia, anche comportamentale, però non ci dà quello che il negozio fisico potrebbe darti come riscontro. Quindi io penso sempre che il successo di un e-commerce sta tutto nel customer care, nell'assistenza con i clienti. Il servizio fa la differenza, non tanto il prezzo, non tanto il prodotto, non tanto la tipologia di articolo. Le persone devono imparare a capire che sul sito fai un acquisto e ovviamente ti fidi di dove stai spendendo. Questo ovviamente lo dimostri con una politica che diciamo tutti conosciamo, che è un grosso player, un grosso marketplace che ovviamente è a livello mondiale, quindi impostando la strategia sul customer care, dando fiducia ai clienti, perché al giorno d'oggi anche se ti acquistano e ti danno €1 in anticipo prima di ricevere la merce, comunque tu nel momento in cui ti danno anche un centesimo sei in difetto con loro perché hai ricevuto dei soldi a fronte di un qualcosa che a Di loro ancora un devono già un valore ricevere. monetario cioè sì, Esatto, di quindi un valore che loro aspettano di ricevere, che in questo caso può essere l'articolo esattamente. o il Quando abbiamo iniziato il progetto, ereditando tutto quello che era del progetto precedente, la prima cosa che abbiamo fatto, che abbiamo messo in campo, è stata appunto questa omnicanalità di contatto. Form, WhatsApp, Messenger, chat, email ed anche chiamarci anche per consultare una guida alle taglie. Ecco il discorso che facevamo anche qualche tempo fa. Cioè, contattarci sempre, per qualsiasi cosa, non solo... Cioè, noi vogliamo essere contattati. Non è che non vogliamo essere scocciati, no? A noi piace rispondere al telefono, capire l'utente, capire che
qual è la problematica che possiamo risolvere? Perché un utente contento, cioè è un utente che ti ritorna, e soprattutto essere prima onesti a livello di brand, prima onesti anche noi stessi che lavoriamo con noi stessi, e poi trasmettere questa fiducia ai clienti che ci acquistano. Infatti, ereditando il progetto e facendo un progetto nuovo, abbiamo dovuto recuperare tutto il trust che un po' si era perso con i clienti. Quindi il trust lo recuperi solamente con delle attività appunto di contatto con il cliente. Questo contatto col cliente in realtà non si riduce soltanto alla chiamata di dove è il mio pacco, quando ricevo il mio ordine, ma anche di carattere generale, Ad esempio? anche per tipo quanto è bello il vostro spot che avete fatto in televisione, mi piace tantissimo Fracomina, io lo compro sempre, cioè anche questi piccoli dettagli che chi sta dall'altra parte, in questo caso noi, che ascoltiamo il cliente perché non possiamo averlo vicino come il negozio fisico, tutti questi dati comportamentali, cioè proprio questi feedback che noi riceviamo, li matchiamo con tutti i dati, diciamo, sterili analitici che ci dà magari Google diciamo, di Sì, con le turno, analitiche. e allora lì si crea un profilo che molto spesso questo profilo che noi tracciamo non è il profilo che realmente puoi trovare in un negozio o che magari di un profilo di una SWOT analysis, va, diciamo così. Quindi, Sì. capito quest'utenza, allora lì puoi fare praticamente tutte le attività e strategie e poi basare tutto su quel profilo di quell'utente e quindi inizi a capire in che modo l'utente vuole essere ascoltato. Però questo significa anche da quest'altra parte non solo avere la possibilità di ascoltare i clienti, ma prima noi dobbiamo essere bravi A ad avere capire il avuto cliente. un'esperienza, a capire il cliente, ma soprattutto ad avere anche un'esperienza passata di acquirenti, non solo su siti diciamo di abbigliamento, ma anche su siti strani e stranieri o anche di vendita su eBay, ma facciamo giusto per dirne una. Quindi se non siamo diciamo prima noi a capire come funziona il mondo dell'online o come un cliente al telefono via chat va gestito, non possiamo nemmeno permetterci di rispondere al telefono a questo punto. Quindi una volta che la clientela, diciamo dall'altra parte capisce che ci sono delle persone reali che rispondono al telefono, che fisicamente ti risolvono il problema, che puoi chiamare e scriverci, rispondiamo sempre perché vogliamo essere vicino al cliente, automaticamente si crea quella fiducia che è quel valore aggiunto che in realtà Che molti permette in dopo realtà alla non persona hanno. di, esatto, star legata a quello che è il brand Esatto, perché Fracomina o noi qualsiasi altro non brand dopo, no? l'obiettivo nostro non è quello lì di vendere, perché a vendere siamo tutti bravi. Il problema è il dopo. E farlo Da quando innamorare. il cliente atterra sul sito, che lo profili per la prima volta, a quando poi va a finire nell'ordine, va a finire il customer, perché poi quello è un cane che si morde la coda. Quindi i funnel vedono, quindi da lì praticamente devi fare un sito almeno quantomeno usabile. Il prodotto, disponibilità, prezzo, poi scendi, arrivi all'aggiunta del carrello, non aggiungi al carrello per qualche motivo, si converte alla vendita, da lì parte tutta la post vendita. E la post vendita, per me e a mio avviso, è la parte più importante rispetto alla vendita. Che è lì Diciamo che il che, cliente, sì, scusami, diciamo, no, è lì che praticamente ti giochi la vendita, perché un cliente scontento non ritornerà più ed è già difficile portare un cliente sopra e farlo convertire, cioè significa che ha dovuto superare tutti gli ostacoli della usability e quindi gliela devi facilitare. Gli hai dovuto dare anche un prezzo onesto per il quale ha comprato. Gli hai dovuto dare della velocità sul sito che comunque quello anche vuol influisce dire, sulla vendita. Gli hai dovuto dare dei costi di spedizione adeguati o quantomeno gratuiti. Gli hai dovuto dare i metodi di pagamento che al momento ne utilizziamo parecchi,
Fatto quello, e parte tutta l'altra macchina del customer care. È lì che fai la differenza, no all'inizio. Che all'inizio Diciamo che esatto, tipo dopo, dal momento in cui c'è la prima vendita in poi, è come se fosse un funnel al contrario, no, perché alla fine il esattamente. funnel, diciamo, è come se fosse una specie di piramide Piramide rovesciata, dei come lo ragnati, vedi nelle esattamente. foto in giro, no, Esatto, poi esatto. dopo, dal punto in cui c'è la vendita in poi, deve essere proprio, anziché una piramide rovesciata, una piramide vera e propria, no, dove, diciamo, Esattamente, la parte inizia più piccola: "Okay, ho comprato, ho speso dei soldi, okay, però voglio il prodotto che mi arriva a casa." Poi dopo, quando esattamente, arriva a casa, se il prodotto gli piace, l'ordine è stato, diciamo, la spedizione è esattamente. andata bene, anche il tracciamento via mail. Dopo, diciamo, è sempre più contento che magari, appunto, dopo non voglio usare la parola engagement perché è in inglese, però diciamo, ecco, la connessione che c'è tra quel cliente e il brand dopo è molto più forte, che Sì, dopo alla perché fine arriva al punto effettivamente da perché poterti. l'unica differenza lo fai appunto sul servizio, perché in realtà noi vendiamo soprattutto quello, al di là del prodotto, perché vendere, diciamo online o vendere, in generale, rispetto a tanti anni fa adesso lo fanno tutti. Quindi perché devo venire da te e non dagli altri? Perché hai il prezzo, perché hai lo sconto, perché hai qualche altra cosa? Noi ovviamente cerchiamo di fare la differenza con il servizio. Quindi i clienti ci possono contattare, ci possono chiamare, li ricontattiamo, se hanno qualsiasi tipo di dubbio sulla vestibilità glielo risolviamo, abbiamo anche l'ufficio stile che ti interfaccia, chiediamo molto spesso anche le misure appunto per cercare di evitare di spiacevoli resi, per esempio in questo periodo che è cerimoniale, magari un cliente che acquista per la prima volta sul sito lo ricontattiamo per capire se effettivamente conosce già il brand e la vestibilità, perché magari è una cerimonia tra una settimana e tra l'arrivo e l'eventuale E reso e la tutto, no, dopo esatto, non restituzione lo arriva in perdi tempo. e poi noi stiamo attenti anche a questo, non solo a vendere, perché a vendere, ti ripeto, siamo tutti bravi. Cioè, il problema è Infatti, a proposito di questo, Dario, ti faccio un'altra domanda che ecco, anzi, te ne faccio 2, va bene? Che sono: dai. una, se c'è qualche brand, non per forza del settore moda, ma in generale, ecco, nel mondo online, che abbia un e-commerce, da cui prendi tanta ispirazione e cerchi di Mhm. rubare qualcosina, e se c'è un qualche tipo di attività in particolare che hai fatto nell'ultimo periodo e che ha funzionato meglio del previsto, cioè proprio che è un risultato che non ti aspettavi. Ok, allora come la prima domanda facevo prima l'esempio del marketplace che conosce tutto il mondo e che è Amazon. Io sono anche Amazon dipendente, lo siamo un po' tutti. La cosa che più mi ha Addicted. stupito di Amazon, la cosa che più mi ha stupito di Amazon è che anche qualcun altro fa è proprio l'assistenza ai clienti. Quando tu chiami l'assistenza di Amazon ti risolve il problema. Qualsiasi problema tieni te lo risolve. La cosa bella che mi piace poi dell'assistenza è che ti restituisce praticamente un senso di tranquillità e soprattutto danno del tu. Quindi non creano distanza con il lei, capito? Perché c'è chi dà del lei? Ti chiamano, è probabile, sì, Vabbè, a sì, parte c'è magari la stato. banca, non so, che a volte nelle No, chat no, ci così, sono stati, cioè a volte senti quel customer care che magari o del voi ti danno. ti dà la distanza, esatto, esatto. Invece quando tu chiami Amazon, che già conoscono il tuo nome, automaticamente ti danno già del tu, quindi già si mettono a livello tuo, capito? Cioè loro non è che per mezzo che sono Amazon sono così, loro si mettono a livello tuo, vogliono risolvere il problema, sei un suo cliente, quindi hai la priorità su tutto, con tutto che sono diciamo, uno dei grandi player mondiali, comunque Però ecco, da loro hanno loro prendi. l'umiltà di darti del tu. Questa è una cosa molto carina, perché tu risolvi qualsiasi tipo di problema con loro e non hai il customer multilevel, quindi il customer primo livello che ti dice ricontattateci, oppure adesso vediamo, oppure magari la faremo ricontattare da. No, la persona che Sì, ti manda risponde te lo manda la risolve. mail tipo e aspetta Esattamente. aspetta domani. Esattamente, esattamente. Però Noi su questo, io ho fatto in modo che il modello nostro di customer sia un modello simile ad Amazon, cioè utilizzare un
il servizio per risolvere il problema, non per rimandare, e soprattutto essere sempre gentili e chiedere se possiamo dare del tu al cliente. Nel momento in cui il cliente dice sì, grazie, allora noi ci mettiamo, Perfetto. diamo del tu e andiamo poi. A volte fai anche qualche chiacchierata carina, oppure magari che tempo fa lì, oppure soprattutto con gli stranieri, quindi Crei una relazione, diciamo, no? E quindi qui ti voglio fare un'altra domanda, noi perché ovviamente siamo anche, diciamo, la parte del customer è anche una parte di store manager, ovviamente. sì, ovvio. Quindi la cliente può anche raccontare un suo aneddoto quotidiano, oppure magari semplicemente dire come state, come non state, le giornate sono belle, oppure che tipo di cerimonia, oppure magari acquistano un abito o un articolo e loro stesso dicono ma sotto a questo abito che cosa posso abbinare, Ti e do un quindi magari consiglio tu dopo. dai dei consigli anche di articoli che non sono i tuoi, cioè tipologia di magari metti, sto per dire, una scarpa, una décolleté, un qualcosa, non necessariamente diciamo, non facendo necessariamente riferimento al nostro brand, cioè di carattere generale, così, quindi a volte si fa quella chiacchierata giusto di qualche minuto, ma comunque siamo tutti È umani, non qualcosa che siamo dà un delle valore macchine. poi dopo No, alla no, persona no, che lo perché noi apprezza siamo. ancor di più, dice: "Cavolo, m'ha dato anche dei consigli, non ci avevo pensato a mettere No, no, magari certo, un certo. jeans con quella giacchetta, che magari per la cerimonia, Sì. vabbè, magari per una cerimonia un po' troppo informale, però ecco, dà l'idea che, ti stia ascoltando il customer service, no, ed è No, secondo ma me sì. è fondamentale. Certo, certo, E certo. questo ti Soprattutto volevo sulle fare un'altra taglie. domanda, Dario, perché, mi ricordo che, vabbè, avevamo fatto alcune chiacchierate un po' anche nell'ultimo periodo, così per ecco, sapere come andava per entrambi, Certo. e mi avevi detto un po' che stavate, diciamo, ecco, comunque puntando a internazionalizzare il brand, no, quindi a Esatto. tal proposito voglio chiedere, ecco, come si fa a internazionalizzare un brand come Fracomina con lo shop online in altri mercati, e ecco, come, diciamo, andare a entrare in un mercato dove magari il brand è poco conosciuto e fare in modo che possa essere conosciuto. Okay, ovviamente, torniamo sempre al discorso precedente. Le attività che noi eseguiamo, diciamo all'interno del nostro ufficio sono prettamente shop oriented, quindi, viviamo di riflesso delle attività che svolge anche l'ufficio marketing, soprattutto quella di branding, che poi da lì automaticamente vengono a cercarti, cercando di trovano praticamente la parte di online, e quindi visitano i prodotti. Quando si va come si dice, su una nazione dove non sei distribuito, non sei presente, lì è vero, è un po' più complicato, e ovviamente tutte le attività che vanno considerate sono attività prettamente di shop oriented. Per dire, Okay. la cosa più semplice, identificare magari un department store, tipo, non lo so, noi siamo presenti su alcuni department store, faccio un esempio tipo Bantoa, dove che è una piattaforma molto interessante, dove le persone si realizzano i propri mood o outfit con gli still Mh-mh. life, quindi prendono la community genera questi outfit dove ogni still life singola, diciamo elaborata, ogni still life è cliccabile, quindi anche se non conoscono direttamente il tuo brand, perché le attività vanno fatte prima di branding e poi di shop, perché se non ti conoscono non ti cercano, si Assolutamente. possono utilizzare questi canali interessanti e alternativi, dove praticamente le persone interagiscono proprio con il tuo prodotto direttamente, che poi magari ci sono anche altri migliaia e migliaia e migliaia di brand di abbigliamento che noi non conosciamo, o che magari esistono nelle altre parti, negli altri continenti, e noi non li conosciamo, e l'unico modo per cercare di trovare una connessione è proprio andare su questi canali alternativi, dove anche
c'è la possibilità di scoprire anche magari che un abito fa proprio al caso tuo su quella scarpa che però non è tua. Certo, Quindi a volte certo, ti certo. accostano, a volte stesso gli utenti ti accostano facendo degli outfit anche ad altri brand. Quindi è una sorta di outfit multibrand dove ognuno è personalizzato e ogni articolo è cliccabile. Quindi questo, diciamo, è una delle attività che svolgiamo in paesi dove non ci conoscono proprio. Invece nei paesi Mi è dove venuta in mente alcune una domanda, Dario, che probabilmente non c'entra niente con questo contesto, sì, però pura curiosità, che è diciamo un po' il concetto del fatto che un brand, se è italiano, è visto con un occhio diverso, no, all'estero. sì, È un qualcosa che, anche nel vostro caso, notate o semplicemente no, perché magari comunque la vostra produzione è fatta in modo diverso, nella comunicazione, diciamo la vostra produzione è dislocata, non è solamente italiana e di conseguenza, ecco, è un elemento di comunicazione che usate o no. Quindi giusto per curiosità, per capire, ecco, un po' come anche avviene questo processo di entrare in nuovi mercati. no, sta di fatto che, l'azienda è stata fondata molti anni fa, proprio con la nascita del brand e, proprio a marzo abbiamo lanciato uno spot sulle reti nazionali dove praticamente noi, eravamo cioè abbiamo voluto dare, valore al brand utilizzando una location italiana quella che è Capri, Mh-mh. anche la canzone del Volo, quindi sono cantanti italiani, quindi appunto per dare proprio quel messaggio di italianità del brand, oltre ad avere poi lanciato questo denim, questo best seller che noi abbiamo chiamato Bella, che Mh-mh. Fragomina produce da un po' di anni a questa parte. Hanno rilanciato tutta la parte marketing, questo Una spot, campagna quindi ad hoc? una campagna ad hoc, soprattutto anche per la rete Pure Sale, perché quella lì ovviamente è il nostro core business. E quindi il messaggio di italianità del brand viene veicolato soprattutto per dare forza a tutta la rete commerciale. Quindi questa è una delle attività che fanno. Io mi occupo principalmente della parte shop oriented B2C, quindi collaboro con gli altri uffici, però solitamente nel mio specifico mi occupo poi di tutte quelle persone che poi conosciuto il brand, poi le devo praticamente veicolare nel funnel dell'e-commerce. Perché senza quello ovviamente vanno fatte altre strategie di attività per far conoscere il brand in un paese dove non fai branding. No, ma infatti, ma poi dopo qui, cioè dopo tutto il discorso del branding entra anche un po' con, cioè c'entra anche col discorso del costo d'acquisizione del cliente, no, fondamentalmente per una prima vendita e poi Esattamente, dopo, ecco, comunque per, diciamo, rimanere sempre top of esattamente. mind o essere sempre lì. E, immagino che, avrai letto, no, l'ultimo report di Sì, Shopify cioè ecco, il futuro dell'e-commerce, i nuovi trend che ci saranno, che diciamo, ecco, si stimano. esatto. E, c'è proprio il primo punto che secondo me è importante, non è diciamo, una novità, chissà cosa, perché secondo me già da un po' che si sta notando come tendenza, però ecco, che è il fatto che il costo per acquisire un cliente online sta aumentando sempre di più. Esattamente, Quindi, esattamente. in tal proposito, ti voglio chiedere come questa cosa la stai affrontando nei diversi mercati, se vedi proprio che ci sono dei mercati dove, non si può giocare, altri invece dove ci son grandi opportunità. Allora, si ritorna sempre al discorso del servizio, perché è vero che, applicare delle attività di web marketing orientate alla vendita, hanno un costo che incide sull'ordine stesso in entrata, un po' come il report appunto di Shopify. Il fatto che il costo per acquisizione aumenti nel tempo è perché
i competitor sono sempre di più, quindi ne aprono 100 e ne chiudono 50 gli e-commerce, quindi e le persone hanno sempre più scelta, cioè i clienti, di nuovi brand, nuovi marchi e, e quindi la quantità di prodotto, che sia abbigliamento, che sia di altro settore, è talmente alta dove le persone molto spesso non sanno nemmeno quale scegliere. E la differenza ovviamente lo fai sul customer e sul servizio, quindi torniamo al discorso di prima. Quindi è vero sì che il costo di acquisizione è aumentato, ma è pur vero che se quel costo di acquisizione, anche se anticipatamente pagato più alto rispetto alla norma, o magari all'anno precedente, se sei bravo ovviamente a chiudere un cerchio con la parte di post vendita, il cliente ti torna anche 10 volte ad acquistare o 15 volte, quindi è abbondantemente ammortizzato, ripagato. Quel costo che No, più inizialmente che hai altro dopo pagato. tra varie newsletter, promozioni cioè la newsletter non ti costa, quindi Esatto, esatto. Ovviamente la lead generation è una cosa fondamentale e soprattutto non da pochissimo abbiamo iniziato anche tutta la parte di email marketing automation, quindi anche un po' sempre stile Amazon, quindi se magari un cliente non acquista dopo un determinato periodo, gli viene comunque recapitato un invito, abbiamo delle liste anche di clienti che magari sono più frequenti o più assidui e quindi magari loro dai un incentivo, quindi però cerchiamo sempre di trattare i clienti allo stesso livello, quindi non ci sono clienti di serie A e di serie B, non facciamo liste VIP o liste stra VIP o lista i clienti sono uguali per noi, sono tutti allo stesso livello e noi siamo con loro, quindi per noi quindi non facciamo troppa fidelizzazione sui clienti che livello spendono poco, premium spendono o tanto. No, 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 okay, per okay, noi okay. sono tutti uguali, non facciamo differenza, anche perché magari ci sono clienti che non acquistano più e magari hanno fatto decine di acquisti e clienti magari nuovi che hanno le stesse metriche di quello passato, che magari quello si è fermato e uno nuovo adesso così. Ecco, forse perché magari quello un po' più veterano ha scoperto altri brand, oppure per qualche scelta non acquista più il nostro brand, quindi non possiamo sapere troppo l'analisi di comportamento in cui entra e anche si affrontano, cioè su quella vendita si affrontano delle spese di web marketing un po' più alte perché magari la concorrenza aumenta. L'importante è cioè saperlo tenere, quindi con le Bene. chiamate, con la parte di assistenza, le taglie, quindi capire bene Diciamo il tipo di taglia. coccolarlo fondamentalmente affinché possa sentirsi sicuro, ecco, Sì, di sì, comprare un perché, qualcosa che perché, perché quel non cliente ha scelto te e non ha scelto altri, migliaia. Quindi significa che tu già devi ringraziarlo, a prescindere il fatto che entri sul sito. Poi acquisto meno, quello poi diciamo, è secondario, non di poco conto, ma è secondario. Però già il fatto che entra e visita e sta nel tuo negozio significa che in qualche modo ti ha conosciuto e devi fare in modo che non che sia contento del servizio, non che si converta subito in vendita perché sì. siamo avidi, diciamo di conversioni, ma semplicemente perché vogliamo che il cliente sia contento, del servizio o Di quello che quantomeno trova, contento se del di suo gusto prodotto. Esatto, comunque ed è fondamentalmente esatto, esatto. c'è contento il cliente, quindi, No, la infatti a contentezza volte è una roba che sembra scontata, ma lavorarci su non lo è affatto. sì, no, Bene, assolutamente no. bene, bene. Allora vedo che siamo verso la fine del podcast, Dario, quindi, innanzitutto ti ringrazio per questa Grazie a stra-mega voi, grazie a chiacchierata. voi. Chiudo con le nostre domande di rito, okay, quindi sono, 5 brevi domande, molto Vai. semplici così, che facciamo un po' a tutti quanti durante il podcast per, ecco, entriamo in una conversazione più, ecco, personale, amichevole così. Vai. Che è la prima allora che ti faccio, Dario, è, se c'hai qualche momento nella storia della moda che, ti ha colpito maggiormente l'attenzione o che ti è piaciuto.
Momento in qualche aiuto? Qualche aiutino? Un momento può essere o magari, non so, un personaggio che ha fatto una determinata azione o un evento che è accaduto o magari anche della tua storia personale, se c'è un qualcosa che ti ha Sono colpito, molto ecco, ti è rimasto. gli eventi uno degli eventi che mi ha colpito in particolare, io parlo sempre per quanto riguarda tutta la parte, di shop, è stato il ritorno, come ti dicevo, del trust dei clienti sul nostro sito, ma soprattutto il Black Friday del 2021. Quello è stato veramente indimenticabile. Perché, ma non tanto per la scontistica che ovviamente fanno tutti, ma proprio per l'interesse che hanno le persone verso il nostro brand, cosa che magari c'è da ragionare sopra, che significa che il brand diciamo, è valido, cioè siamo presenti e che è una cosa che ha attirato molto, al di là diciamo, Dei dell'evento saldi. stesso. Esatto, esatto, è stato proprio un motivo per il quale le persone hanno sperimentato anche il sito, la usability, il customer, le Bello. recensioni, quindi la spedizione, l'attenzione che diamo anche all'unboxing che facciamo, quindi è stato veramente molto, molto interessante. Ci sta, dai, bell'aneddoto recente. Poi dopo, altra domanda è, se c'hai, un capo in particolare che è il tuo preferito, okay? Capo che può essere magari categorie diciamo, ecco, o magari se ce n'è qualcuno proprio che ti piace, che secondo te è dentro il tuo cuore. Come brand, trattiamo articoli che vanno dai capispalla al jeans a tutte le categorie, ma quello che è il nostro prodotto di punta è il denim. Mentre invece il tuo personale, quando ti metti qualcosa addosso, che hai nel tuo armadio, un jeans piuttosto che un capospalle, piuttosto che una giacca. Proprio mio, che non, perché credevo del brand. Mio è la mia, la mia t-shirt, cioè l'abbigliamento Easy. proprio molto streetwear. Sì, 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 sì. Sto anche riprendendo a fare skateboard, quindi mi sto divertendo. Vabbè, allora la t-shirt è perfetta, è perfetta. No, appunto per dire che dietro a grandi progetti comunque ci sono persone reali o persone umane, cioè Sì, no, non per non siamo necessariamente per dire. cyborg, e secondo me mai lo saremo. Assolutamente no, assolutamente. Ci divertiamo, anzi. E a proposito di passioni, questa diciamo che è una che abbiamo noi nerd in Nicefit, che è quella un po' della lettura, no, che non so se te hai Ok. un libro che stai leggendo adesso che vorresti suggerire o consigliare, o magari un libro che ti è piaciuto e che secondo te, vale la pena leggere. Allora, devo dire che io non leggo tantissimo, più che altro leggo libri quando mi capita perché vado molto per i videogiochi io, quindi sono un po' più videogiocatore che lettore. Mh-mh. Però, anche se è molto vecchio, 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 comunque il mio libro preferito e che leggo e rileggo volentieri è sempre Il Signore degli Anelli di Vabbè, Tolkien, quindi tutto l'universo Tolkien. vabbè, è Tom un Bombadil, il capolavoro, Silmarillion, sì, tutto Lord of the Rings, quel mondo lì è tutto il mondo che mi appartiene. è un capolavoro. Io son Da più fan di Harry poco Potter, ho devo acquistato la maglia dire. di Matrix con quel tappetino e ho acquistato anche la skin su Fortnite di Neo e Robocop da poco, è uscita anche quella di Robocop. Vabbè, pack completo. Dai, Sì. bene. Ma io son più team Harry Potter, che cresciuto Harry Potter secondo me, cioè fantastico, poi li vedi crescere, no, crescono piano piano con te, Sì, il quindi mondo di Harry Potter, è un mondo diverso senz'altro, però ecco, a sì, me m'ha non colpito di male, non più. male. Non male, non male. Ma io E sono poi più per gli bene, elfi nani, quelli là, tutta quella parte più i lì. mostri. Sì. Bene, e poi dopo l'ultima domanda Dario è, Vai. ecco siccome, adesso stiamo arrivando alla fine di questo episodio, se c'è una persona che vorresti, prendesse parte a un altro episodio qui sul Nice Podcast in futuro. Qualcuno che conosci o qualcuno che ecco secondo te, sarebbe bello, sarebbe figo che facesse una chiacchierata qui.
Sì, sicuramente qualche collega che lavora sicuramente in qualche altra realtà, sempre, all'interno della sfera e-commerce e shop oriented. Quindi sicuramente te ne consiglierò qualcuno e poi magari, mi auguro che possa fare un'intervista con te quanto prima. Dario, grazie mille, grazie per la bella chiacchierata, Grazie a spero voi. sia stata divertente e interessante e per il Molto. resto nulla, ci vediamo nei prossimi episodi e ciao Alla ciao. grande. Grazie. Buona giornata. Ciao a tutti. Ciao, 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 ciao.